Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questo bellissimo ma altrettanto facile sottobicchiere, portaposate, sotto candela, sotto quello che volete voi. È un oggetto di abbellimento e starà molto bene sulle nostre tavole natalizie. Per eseguirlo ho usato del cotone rosso, sempre Lighi della Tessiland. Adesso qui ne ho un poco gomitolo, non ho più neanche l'etichetta, e del filo dorato che avevo in casa e quindi andrò a utilizzare quello per rifinirlo. È un uncinetto del 3,5. Ora andiamo a lavorare. Inizio il lavoro facendo 10 catenelle che chiuderò a cerchio. Sette, 8, 9, 10. Vado a chiudere con un punto bassissimo e salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto. Dopodiché dovrò riempire il cerchio con un totale di 24 punti alti, quindi saranno le prime 3 catenelle più altri 23 punti alti. Nel frattempo lavoro anche la codina, così almeno non devo nasconderla dopo. Eseguiti i miei 24 punti alti, ho chiuso con un punto bassissimo. Ora salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, dopodiché ne farò altri 3 per ogni punto che ho nel giro sottostante, per un totale di 4, cioè 4 punti su altrettanti 4 punti, e salgo con 8 catenelle. 6. Filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito a disposizione e faccio 4 punti alti, uno su ogni punto che abbiamo a disposizione nel giro sottostante. E di nuovo faccio un archetto di 8 catenelle. Filo sull'uncinetto e vado a lavorare i miei 4 punti su 4 punti. I punti sono alti. Lavoro ancora 8 catenelle che faranno il mio archetto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho a disposizione, il primo che ho a disposizione nel giro sottostante, e faccio 4 punti alti, uno su ogni punto del giro sottostante. Ho fatto di nuovo il mio archetto di 8 catenelle e vado a fare i miei 4 punti alti su 4 punti alti. Lavoro ancora 8 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito a disposizione, lavoro un punto alto, entro nel punto dopo, lavoro un punto alto, entro nel punto successivo, lavoro un punto alto e concludo l'ultimo punto alto sull'ultimo punto alto che ho a disposizione. Ora salgo con 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella del gruppetto di 3 che sostituiscono il primo punto alto e faccio un doppio punto alto. Chiuso il giro, mi ritrovo in questa situazione. 6 gruppi di punti alti e 6 archetti. Ora dobbiamo riempire gli archetti e li riempiremo in questo modo. Salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, faccio un totale di 8 punti alti. Il primo viene sostituito dalle 3 catenelle, quindi ne devo fare altri 3. Altri 7, scusate.
7 e eseguiti i miei punti alti, vado a puntare l'uncinetto in mezzo ai 4 punti alti e faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto, lavoro 8 punti alti, fatti i miei 8 punti alti, salgo con 3 catenelle e dovrò fare un pippiolino. Una volta eseguite le 3 catenelle, entro con l'uncinetto nel punto alto, nelle 2 asoline davanti che chiudono il punto alto. Prendo il filo e faccio un punto bassissimo. Di nuovo il filo sull'uncinetto, faccio altri 8 punti alti. Terminati questi 8 punti alti, entro in mezzo ai 4 punti del giro sottostante e faccio un punto basso. Ora di nuovo filo sull'uncinetto, faremo 8 punti alti, un pippiolino, altri 8 punti alti e andremo a chiudere con un punto basso. Di nuovo filo sull'uncinetto e da capo ripeteremo questa serie di punti. Ho riempito per metà il mio secondo archetto, salgo con 3 catenelle e vado a fare il mio pippiolino mettendo l'uncinetto nelle asoline che ho subito sopra del punto alto e faccio un punto bassissimo e di nuovo vado a riempire l'altra metà dell'archetto con 8 punti alti e andiamo avanti così fino all'ultimo archetto. Lavorato il mio ultimo petalo, dobbiamo finire il lavoro perché in realtà non è l'ultimo petalo. Abbiamo iniziato con metà e abbiamo da finire l'ultima metà. E faremo in questa maniera. Come al solito entriamo nell'archetto e lavoriamo gli 8 punti alti. Lavorato gli 8 punti alti, non mi resta altro da fare che il pippiolino. Entro nelle asoline del punto alto, faccio un punto bassissimo, ho il pippiolino, ora devo chiudere il lavoro e andrò a chiudere il lavoro normalmente, così, con un punto bassissimo. Faccio il nodino di sicurezza ed ecco fatto il nostro fiore. Dopo andremo a tirar a nascondere i fili. Ora dobbiamo fare il giro di punto bassissimo. Con il filo dorato entro nei punti del secondo giro praticamente. Entro in un punto qualsiasi, prendo il filo dorato, esco, entro nel punto dopo, prendo il filo, faccio un punto bassissimo. Ricordiamoci di tenerlo morbido. Entro nel punto dopo, prendo il filo, faccio un altro punto bassissimo. E di nuovo entro nel punto dopo e faccio un punto bassissimo. E andiamo così a completare tutti i punti, tutti i 24 punti che abbiamo a disposizione di questo giro. Ecco che ho lavorato l'ultimo punto bassissimo, taglio il filo e lo tiro fuori, prendo un ago della lana, entro nel punto successivo, proprio nel centro,
e voilà, e non si vede proprio più niente. Giro il lavoro e nascondo i fili. Ed ecco il lavoro finito, molto semplice, molto veloce, ma un'idea in più per abbellire le nostre tavole natalizie. E niente, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare poi la campanellina per rimanere aggiornati per i prossimi video. Ricordo che sono anche su Facebook e il link ve lo lascio qui sotto nel box informazioni. Ciao a tutti!